Eccoci, bentornati. Ho il piacere di avere di nuovo con me Davide Cervellin. È una bella idea che abbiamo avuto quella di continuare a fare un po' di follow up rispetto alle domande che sono sorte dopo il primo video. Ciao Maurizio, grazie a te per l'invito e per l'opportunità di parlare ancora di come fare a sopravvivere in questo magico mondo delle grandi aziende. Perfetto. Poi anche c'è stato un video molto bello di Davide pubblicato qualche giorno fa in cui spiegava l'importanza del leggere anche con i vari supporti, e nei commenti spiegavo che io ho l'approccio spesso dell'audiolibro, il libro in formato elettronico e i pochi libri che superano veramente il test della qualità e tutto passano in formato cartaceo. Infatti oggi mi è arrivato il cartaceo di Office of Cards che continuo a raccomandare a tutti perché è veramente un compendio Grazie. fondamentale di tante informazioni, veramente complimenti. Live sono di nuovo incredibilmente pixelato, però è per me un bene quando ho tutto pixelato, così non ho problemi di copyright vista la mia somiglianza con George Clooney, non dovrei avere problemi Sì, ma poi sulle... c'è Giovanni che commenta e dice che se ti si vede male rischiamo di avere una percentuale bassa di ascoltatrici. Quella è una delle cose interessanti perché i canali che si occupano di finanza, carriera, tipicamente la percentuale del pubblico femminile è veramente bassa e il mio sta battendo i record perché sono arrivato tipo al 7% che è fuori standard a quanto No, pare. male. Io sono sopra il 30, spero che qualcuno, Ah, ma anzi dai! qualcuna delle mie ascoltatrici sia qui presente stasera. A Mr. Derrick invece dico anche la Gruber va bene, io lo devo dire per dovere istituzionale, quindi anche lì va bene, cadi comunque in casa. Benissimo. Come accennavo, in questi giorni ho raccolto un po' di domande per il gruppo un pochettino sulla partenza di quelli che sono stati i consigli e gli argomenti che abbiamo toccato durante l'ultimo video e qualcos'altro, e questi erano punti che volevo approfondire con Davide perché penso che sia interessante avere un doppio punto di vista su alcuni aspetti. E ovviamente l'invito è, se ci sono delle domande, aggiungetele qui in chat e le aggiungeremo ovviamente ai vari argomenti. E la prima domanda sulla quale volevo un attimo soffermarmi era una domanda fatta proprio da Massimo, che è la persona che ci ha permesso di entrare in contatto. E Massimo diceva: voi durante il video, nei vostri video, nel libro, parlate di tantissimi consigli, best practices e come gestire la carriera, però diceva: io ho già 43 anni, per uno che già ha un certo punto della propria carriera non è troppo tardi, e questo è interessante perché magari c'è la percezione che noi questi li avessimo come tasselli già da 25 anni a inizio carriera, e credo che la realtà sia molto diversa. Davide, magari vuoi iniziare tu a commentare questo punto? Volentieri, ma allora io facevo un esempio, ho parlato una volta in occasione di un master in Google Analytics, fra tutte le cose che sono andato a insegnare pure questa, e mi sono messo a parlare del coefficiente angolare di una retta. Ok, aspetta, dov'è la telecamera? Qua, no, il coefficiente angolare di una retta è quanto la retta è inclinata rispetto all'asse orizzontale, no? E quello che dicevo io è: voi dovete vedere la vostra carriera come una retta, poi non è mai una retta, è probabilmente una curva spezzata, però l'inclinazione di questa retta determina l'area che finirà sottesa tra questa retta e l'asse delle X, e l'area è, diciamo, il successo, no? Misurato in quello che uno vuole, euro, piuttosto che soddisfazioni professionali, felicità, quello che uno vuole. E quello che dicevo io è: se tu cambi il coefficiente angolare di quella retta di un grado, proprio tic, pezzettino, però poi vai lungo 30 anni, hai un beneficio cumulato veramente significativo quando esci. No? A 60 anni, 65, 89, come quando andrò in pensione io probabilmente. Ecco, e allora quello che dico a Massimo è: anche a 40 anni vuol dire che hai lavorato 15, 20 se non hai fatto l'università, ma ne hai altri 20 davanti. Quindi la domanda è: valido anche per i quarantenni? Sì, l'impatto è ovviamente un pochino minore perché hai meno tempo a disposizione, ma da un lato sono skills che migliorano la vita professionale e personale, e quella te la porti dietro anche dopo la pensione. Quindi comunque avere relazioni più sane anche con i vicini di casa, con mogli, mariti, figli, suocere e quant'altro è sicuramente una cosa che dà dei benefici pervasivi a livello di equilibrio psicofisico di una persona, no? E anche emotivo. Secondo, autoreferenzialissimo, dico io ste robe le ho capite a 36, quindi non è che mi mancasse tantissimo, no?
i primi anni della carriera sono andato un po' per guardrailing, no? Come ho scritto nel libro, adesso evito di ripeterlo, però concettualmente queste teorie che vado scrivendo nel libro, che poi le chiamo teorie, ma in realtà sono fortemente pratiche, sono state formalizzate, capite e assorbite da me fra i 35 e i 37, e a 38 ho pubblicato il libro. Quindi non è che sono partito tanto in vantaggio, al punto che molte persone che per fortuna adesso magari hanno fatto coaching con me e avevano 25, 27, 28 anni, hanno spostato già di 1, 2, 3, anche 10, 15 gradi la loro carriera 10 anni prima di quanto lo abbia fatto io, quindi sono certo e confidente che quando loro avranno la mia età saranno più avanti, di dove sono arrivato io adesso, quindi è una cosa assolutamente positiva. Secondo me, come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi per un cambiamento che comunque ti migliora la vita e ti fa stare meglio. Se lo fai a 40 avrai un beneficio leggermente inferiore perché appunto hai meno tempo per scaricare a terra, ma il beneficio c'è. No, pienamente d'accordo e il punto è proprio questo. Credo che quando parlavamo l'altra volta, no, del trigger magari della paternità o dell'iniziare a condividere, si condividono non pezzetti di informazioni captate a 20 anni, ma se vogliamo si condividono un bel po' di cicatrici durante il percorso, quindi è proprio un evitare magari certi passaggi, certi errori, per cui appunto quella correzione della pendenza in qualunque punto può avvenire e probabilmente in più fasi, perché più cambia la carriera, più aumenta il perimetro delle cose a cui si viene esposti a livello di complessità o di dinamiche aziendali e più aumentano anche le opportunità di imparare o implementare certe dinamiche, per cui sì, è un percorso costante e magari Faccio però un inciso, che questo è importante. Certe volte la gente mi chiede, o perlomeno no, a me l'hanno chiesto tipo un paio di volte, ma lo sento spesso in vari podcast, che è: cosa diresti a te stesso di 15 anni fa, di 20 anni fa? E sapete cos'è il problema? Il problema, a me viene in mente Ritorno al futuro, no? Il problema è che il me stesso di 20 anni fa, rispetto a quello che io gli direi oggi, mi avrebbe detto: ma chi se ne frega? Cioè, da un certo punto di vista, bisogna anche essere pronti per sentirsi dire certe cose, no? Il semino piantato nell'asfalto non cresce, bisogna piantarlo nella terra fertile, bisogna dargli da bere, bisogna curarlo, no? E quindi anche a Massimo dico questo: non rammaricarti del fatto che magari queste cose le hai scoperte a 42, ma sii consapevole, probabilmente non ti conosco e comunque sia non ti conoscevo 15 anni fa, che forse 15 anni fa queste cose le avresti scartate, no? Mm-hmm. Io 15 anni fa leggevo solo libri di narrativa e molto pochi. Oggi leggo quasi solo libri di saggistica e tantissimi. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'epoca io non davo peso alla crescita personale perché mi ritenevo un figo, a prescindere. E il mondo era idiota che non capiva il mio genio, cioè questo ero io. Quindi figurati come avrei reagito a uno stimolo di tipo di uno che ti vuole aiutare dicendo: guarda che c'è un pezzo di mondo che non hai capito. Io dico: ma cosa dici? Ho capito tutto. Quindi secondo me va anche vissuto diciamo, aver aperto gli occhi adesso come ma forse adesso era il momento giusto. No, non è che siamo in ritardo, magari adesso era il momento giusto. Anzi, e magari ce le avevano anche dette queste cose a suo tempo e proprio non le abbiamo percepite e quindi neanche le ricordiamo, perché comunque siamo stati esposti a best practices dai vari colleghi e però ovviamente ognuno aveva la sua nicchia di comportamento e Esatto. di ego. Benissimo. Guarda, c'è una domanda di Francesco, allora fammela mettere qui. Come scegliere un buon mentor da cui imparare senza prendere un colpo di fulmine per una persona che poi risulta sbagliata? Interessante. Ma allora, secondo me bisogna fare un pochino un colloquio, cioè il mentor non è come la pasta asciutta sullo scaffale dell'Esselunga, che la prendi e la metti nel carrello, ma devi studiarla, devi capirla, devi provarla. Probabilmente devi anche provarne un po', no? Perché alla fine della fiera ne prendi uno e per te quello diventa il concetto di mentor, no? Cioè qui il problema è che la persona che scegli diventa anche lo stereotipo, no? E questo crea poi un bias. È bravo uguale i mentor sono fighi, è scarso uguale i mentor sono idioti. Non è vero, tu ne avevi uno e magari quello non era bravo o magari tu di nuovo non eri pronto per fare un percorso di mentorship. Quindi il mio consiglio pratico è fare delle sessioni esplorative, no? Cioè arrivare preparati, questo forse consiglio ancora prima. Non vai dal mentor così, ti devi preparare, devi avere chiari quali sono i tuoi problemi, devi avere chiari quali sono le tue priorità, chiari e comunicati chiaramente,
quali sono i tuoi obiettivi, cioè perché sei dal mentore in questo momento, cosa cerchi, cosa vuoi portarti a casa, no? Io per esempio quando faccio coaching ho un modulo, un pre-work, 2 o 3 domande, una di queste 2 o 3 domande è cosa vuoi aver ottenuto alla fine della sessione di coaching, cioè giusto per essere chiari, perché se non te lo posso deliberare non ti faccio perdere né tempo né soldi. Se invece so cosa vuoi, cerco, e penso di potertelo dare, cerco di far sì che all'interno del percorso di coaching a quel punto si arrivi. Poi magari si arriva da tante altre parti, ma quello è fondamentale. Poi un'altra cosa secondo me da cercare in generale è un mentor che ascolta, no? L'80% delle parole dette devono essere dette da chi è mentì, non da chi è mentor. Altra cosa, il mentor deve fare più domande che affermazioni, no? Questi sono tutti piccoli segnali che aiutano a capire se un mentor è un buon mentor. Un mentor deve ascoltare, deve fare domande, perché deve aiutare la persona a trovare gli strumenti, a trovare le risposte per conto suo. E dopodiché c'è un tema di affinità. Cioè ci possono essere dei mentor fenomenali che però per me non vanno bene, perché non vedono il mondo come lo vedo io, non riusciamo a... che non vuol dire devo cercarlo uguale a me, però non deve essere neanche una filosofia ortogonale alla mia, perché sennò rispetto a tutto quello che mi sentirò dire sarò chiuso, no? E quindi il mio suggerimento è quello anche di capire un pochino se ci sono dei punti di affinità emotiva, intellettuale, di percorso, no? Ecco, forse la differenza per esempio tra un mentor e un coach è il mentor sarebbe opportuno scegliere una persona che magari ha fatto un percorso che ci piacerebbe fare, perché così riusciamo a che magari ha 2 o 3 ruoli più senior rispetto a noi e ci può dare dei consigli su come andare da dove siamo noi, dove magari questa persona era 10 anni fa, come andare dove è lui o dove è lei in questo momento, no? Quindi riassumo, affinità, guardare che sia una persona non troppo egoriferita, anzi molto umile, molto disposta all'ascolto. E l'ultima cosa, ed è una cosa che nel libro ho scritto, dobbiamo assicurarci di quali sono i motivi che spingono questo mentore a fare il mentor, perché la cosa fondamentale di una relazione di mentorship è che la persona che ci fa mentorship deve avere il nostro bene a cuore più del suo stesso, ed è questa la cosa che lo rende, secondo me, rende estremamente pericoloso, o perlomeno è una cosa di cui dobbiamo essere molto consapevoli quando cerchiamo un mentor collega, no? Perché siamo nella stessa azienda, magari questo mentor vuole farci fare delle cose che sono per il suo tornaconto e non per il nostro, e invece secondo me appunto i mentor che funzionano bene sono quelli che conoscono il contesto in cui operiamo ma che non ne sono direttamente esposti in questo momento, così che la percentuale di probabilità di conflitto di interessi sia abbastanza bassa, no? E quindi anche questo va un attimino, bisogna sempre stare attenti a questo tipo di cose, perché alla fine è la nostra vita, non è la sua, e quindi dobbiamo essere certi che le cose che vengono dette vengano dette nel nostro interesse e non nell'interesse di qualche altra agenda, diciamo. Mm-hmm. Io ho avuto anche un'esperienza complementare a questa, se vogliamo, come approccio, perché a un certo punto in azienda, dovendo scegliere un mentor, il mio capo, una persona di cui mi fidavo tranquillamente, semplicemente perché ho cambiato poi di visione, e a un certo punto lei mi aveva proposto 2 o 3 nomi di persone a cui poter fare riferimento come opportunità di mentoring. Contrariamente alle mie aspettative, 2 di queste 3 erano di una divisione che lavorava con noi, ma completamente diversa. Io ero nel real estate e facility management, e per esempio il mentor che mi aveva suggerito come prima scelta era il capo della divisione legal, perché lei aveva visto che nel mio caso la parte su cui avrei dovuto fare una crescita più importante non era tanto la parte, se vogliamo, tecnica di know-how o di come muovermi all'interno della divisione, ma più di interazione, stakeholders management e capire il resto dell'azienda, e lei vedeva in questa persona quelle capacità molto ben sviluppate. Quindi era stata interessante l'idea di avere una persona di cui mi fido, che mi dà un'opzione di 2 o 3 nomi su cui lavorare e su cui riflette. Quindi sì, il mentoring quando è all'interno dell'azienda strutturato, devo dire che è una bella opportunità. C'è una bella domanda, Concordo. Davide, che penso riguardi entrambi, perché entrambi abbiamo io sono più grande di te, però entrambi abbiamo un bel numero di aziende e di posizioni coperte alle spalle, tutti e due o all'interno della stessa azienda o in aziende diverse. Mi sembra che con una media di ogni 2 anni abbiamo cambiato settore o ruolo, e quindi Giovanni fa una considerazione molto giusta, perché dice avete fatto tanti cambiamenti in azienda, e questa è una delle cose che spesso non si sa se viene percepita o inquadrata in positivo o in negativo. Credo che sia veramente un bel argomento. Come sempre, Davide, lascio a te la prima risposta.
l'onore e l'onere di rispondere. Ma allora, intanto grazie Giovanni per la domanda. Allora, intanto rispondo alla domanda che risponde in maniera molto personale. La domanda è se ha un valore la fedeltà all'azienda. Secondo me no, ok? E spiego perché. Perché nel mondo di oggi i business, in generale, non tutti, ma molti, evolvono a un passo che spinge l'azienda a dover evolvere con essi per rimanere nella posizione dominante o inseguitore numero uno, insomma, a seconda del tipo di azienda, del tipo di business. Questo significa che l'azienda evolve e se l'azienda evolve non è detto che evolva in una direzione che a me piace, no? Quello che succede in una relazione, e quella di lavoro è una relazione, è che si cresce e quando voi siete fortunati e siete in una relazione bellissima, si cresce insieme, si va nella stessa direzione, ci piacciono le cose che ci piacciono. Io penso per esempio alla relazione che ho con mia moglie, è molto diversa rispetto alla relazione che avevamo quando eravamo fidanzati 10 anni fa, eccetera, eccetera. Siamo cresciuti insieme. La relazione che io ho con lei oggi mi piace non dico di più, ma in maniera diversa, è molto diversa rispetto alla relazione che avevo 10 anni fa. Quindi siamo stati fortunati e ovviamente è anche un effort, cioè ci mettiamo il buzzo buono a far crescere questa relazione con il passare del tempo e con le esperienze che la vita ci dà, le figlie, i traslochi, le cose. Nell'azienda è uguale, le aziende cambiano, le aziende innanzitutto sono fatte di persone e le persone cambiano. Poi le aziende in generale cambiano i processi, cambiano i business, cambiano le country, cambiano i capi, cambiano quello che volete voi e non è detto che il deal che avete davanti in questo momento sia quello che avevate davanti 2 anni fa quando siete entrati. E quindi cosa succede? Succede che è normale che una persona valuti tutte le relazioni che fanno parte della sua vita, a un certo punto decide questa relazione per me non è più sana, mi dà più gioia, no? E siccome la relazione lavorativa è una relazione che nel migliore dei casi vi porta via 8-9 ore al giorno, è importante che sia una relazione che in qualche maniera vi gratifica. E quindi succede che quando non funziona è normale guardarsi intorno, no? E quindi la risposta che io do alla domanda se è un valore per me no. Voglio però aggiungere un paio di elementi. Il primo è che poiché c'è tutto questo cambiamento, il mio lavoro di manager è quello di rendere il posto di lavoro per le persone che lavorano con me il più figo possibile. Cioè il fatto che alle persone non venga voglia di andare via è una mia responsabilità, non loro. E questa è una cosa sottile ma importante, perché non è che esistono aziende che hanno dei brand tale per cui io sto lì anche se mi tratti male. Purtroppo esistono, ma dico purtroppo, cioè non dovrebbe essere così, perché il posto di lavoro è una cosa che viene creata dalle persone che sono in una posizione da poterlo influenzare, da poterlo definire, da poterne definire i contorni, le regole, i processi, i benefit, le compensation, quello che volete voi. Quindi secondo me è una responsabilità del manager se le persone vanno via, ok? E quindi la fedeltà all'azienda viene a mancare quando il manager commette l'errore di dare per scontate le persone che ha con lui. E succede la stessa cosa con la moglie, col marito, con la figlia, col figlio. Quando li dai per scontati cominciano a guardarsi in giro. Ed è sbagliato, ok? No? Quindi la mia risposta che può sembrare forte, non è un valore la fedeltà alle aziende, io dico è la responsabilità dei manager, quindi non è, io tendo a sempre cercare di responsabilizzare chi è in una posizione di decisione, non chi è la parte debole, diciamo, di questa contrattazione, perché la parte debole, avendo meno leva, l'unica cosa che può fare è andarsene, no? Quindi questo secondo me è un punto di fondo. Poi non sono mai stato additato di essere un dipendente poco fedele, sì, lo sono stato e la mia risposta a questo è può essere, ma da un lato se rendete il mio lavoro esattamente coerente a quello che mi state dicendo adesso in sede di colloquio, io sono qua e vi dico che lo prendo perché mi piace. Se poi ovviamente la realtà è diversa dalle aspettative, cambia il deal, potrebbe cambiare anche la mia disposizione. Quello che però faccio io per trasformare quello che oggettivamente potrebbe essere visto come un punto debole in un punto di forza è sì, magari sono poco fedele, ma mi adatto molto più rapidamente di uno che ha fatto per 15 anni lo stesso lavoro nella stessa azienda. Quindi ed è vero, no? Perché io ho, diciamo, visto talmente tanti business, talmente tanti paesi, talmente tante aziende, talmente tante culture, che è difficile per me metterci tanto tempo a capire le dinamiche di un business nuovo, a entrare in sintonia con i nuovi colleghi, con nuove dinamiche, nuove policy, eccetera, eccetera. E quindi in realtà io lo vedo come un punto di forza, perché il dipendente che fa 40 anni nella stessa azienda, direi che quella generazione è finita. Sì. Oggi io forse sono l'esponente di una generazione più nuova, no? Forse ho cominciato prima di questa generazione, magari sono uno dei primi, però oggi secondo me la prassi è 2 o 3 anni, poi si cambia, perché comunque c'è da un lato la voglia di
imparare cose nuove, cambiare ambiente, eccetera, eccetera. Dall'altro anche magari la voglia di cambiare paese, di provare emozioni, esperienze culturali diverse, e quindi la domanda diventa: ok, come faccio a trasformare un punto di debolezza in un punto di forza adattandoti? Perché il fatto che tu sai cambiare così tanto e ogni volta è uno step forward vuol dire che sei uno che si sa adattare molto bene. Certo, sono d'accordo e c'è anche un discorso, appunto, parliamo di persone all'interno di un business. Nessuno si può stupire più di tanto se hai l'orecchio a terra, senti il mercato, cogli opportunità, cioè a meno che non si viva veramente in un'azienda che ha una cultura anni 70 seppure, oppure sei nell'azienda giapponese dove veramente stai lì per 5 generazioni, ma non è niente di strano guardarsi attorno e cambiare. E questo perché spesso mi chiedono anche qual è il motivo o il momento in cui decidere se cambiare azienda, e come accennavi ci sono fondamentalmente due motivi: o c'è un problema, magari è cambiata la cosa, l'ambiente, le aspettative, il ruolo non è più quello che ti interessava, oppure semplicemente va tutto bene, però penso di aver esaurito il contributo reciproco, cioè quello che ho dato all'azienda e quello che posso anche prenderne io per la mia carriera, e inizio a cercare un posto dove fare cose nuove, più stimolanti, che nella mia traiettoria di carriera mi aiuteranno nel percorso, e nessuno potrà mai in un'azienda che fa business nel mercato nel 2022 dire: oh, ma come ci lasci, ma chi l'avrebbe mai detto? Perché anche loro probabilmente sono in contatto nel mercato, non c'è assolutamente... io anche ho cambiato mediamente ogni 2 anni, non sempre azienda, ma perlomeno posizione, divisione all'interno dell'azienda, e confermo una delle classiche cose che si prova quando ci si sposta in alcuni ambienti è: tu arrivi in azienda, hai magari 15-20 anni di esperienza e vieni percepito come quello c'hai 1 anno di esperienza. Dici sì, qui, ma non ero nel kindergarten nei 15 anni precedenti, no? Per cui tu hai 20 anni di esperienza in azienda, one trick pony, potrebbe dire qualcuno, no? Cioè, hai veramente una Certo. visione di approccio, un modo di lavorare, e non è necessariamente l'asset migliore nel mercato attuale. Questo è un punto assolutamente No, da anche considerare. perché, ripeto, i business cambiano, quindi maggiore è la tua esposizione a cose differenti, maggiore sarà la tua capacità di portare punti di vista laterali che potrebbero significare la sopravvivenza di un business che magari non sa innovare, perché se per 40 anni hai fatto la stessa roba, è difficile che adesso riesci a immaginarti una cosa completamente ortogonale rispetto a quello che è stato fatto fino all'altro ieri. E Mhm. quindi devo dire, io lo vedo più come un vantaggio, sinceramente, che un problema. Perfetto. Volevo passare al prossimo punto, che è una domanda che aveva fatto nel gruppo Telegram Eleonora. Eleonora, ora non abbiamo tutti i dettagli, però fondamentalmente lei dice: io oggi sono una freelance, lavoro con aziende e per vari motivi avrei interesse a spostarmi dal mondo freelance e entrare nel mondo corporate. Quindi quali sono eventualmente le skill, i punti su cui fare leva e su cosa concentrarsi nel momento in cui si inizia a proporsi per questa tipologia di posizioni. Io avevo dato una prima risposta dove dicevo, a seconda ovviamente del tipo di freelance, del tipo di attività che hai fatto. Per esempio, una cosa che consiglio spesso è: valutate i vari punti di ingresso in azienda, no? Cioè, tu come freelance tecnico o di comunicazione o di progetto hai la tua competenza specifica tecnica, però nel frattempo sei una persona che sa negoziare, sei una persona che è brava nella comunicazione, sei una persona che ha sviluppato comunque uno stakeholders management perché devi avere a che fare con più clienti e tutto, e pensa come magari queste skill, al di là del core tecnico, possano essere applicate in più punti di ingresso dell'azienda. Uno potrebbe essere, per esempio, procurement, no? Magari vai a trasferire questo know-how in un'azienda che compra questi servizi, e il tuo sapere esattamente cosa c'è dietro può essere un bellissimo asset nel momento in cui stanno cercando, per esempio, un category manager. Oppure
iniziare a gestire queste attività all'interno dell'azienda, lì l'avere già comunicazione, stakeholders management e queste altre soft skill ti può aiutare per essere plug and play nelle dinamiche aziendali, perché le hai già affrontate anche se dall'esterno. Questo era un primo approccio. Nella tua esperienza, siccome anche tu hai fatto molte selezioni e hai visto anche vari passaggi, cosa ne pensi? Ma sì, come dicevi tu, è difficile dare una risposta probabilmente utile a Eleonora che ha fatto questa domanda, che ringrazio, senza sapere tanti dettagli, perché il primo dettaglio da sapere è perché, cioè qual è la motivazione, no, che ti spinge, ma non perché nel senso che stai sbagliando, ma adesso hai un contesto, vuoi un contesto diverso, perché? Cosa ti spinge a farlo? Il secondo punto ignoto è che tipo di relazione di freelance ha in questo momento con l'azienda, perché ci sono dei freelance che sono di fatto dei dipendenti con la partita IVA, quindi anche lì cosa cambia? Cambia solo la forma contrattuale o cambia completamente il contesto in cui sei inserito, il lavoro che vai a fare, l'azienda per cui lavori? Cioè queste cose chiaramente se vai da una parte o dall'altra prendi una deriva totalmente differente. Diciamo che in generale lavorare in azienda ti toglie almeno lo stress, no, delle fatture a fine mese, della certezza del posto di lavoro, insomma, nei limiti del possibile, almeno in Italia il lavoratore è molto tutelato, quindi diciamo ti toglie quell'ansia lì. Qual è il problema? Il problema è che poi sei lì, no? Allora, mentre da freelance, se sei veramente bravo a fare ciò che fai, puoi sempre a un certo punto tirare qualche leva, la leva prezzo, la leva tempo, la leva voglio lavorare in remoto, la leva, poi dipende dal tipo di lavoro ovviamente, ma nel momento in cui tu sei una risorsa di valore per l'azienda, cliente, parlo di azienda cliente, in realtà dico cliente in genere, può essere un'azienda, può essere anche un singolo, però concettualmente nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, farti delle concessioni quando la relazione è di tipo commerciale, come quella di un freelance, è più facile, perché tipicamente hai un contratto che ha una scadenza, un perimetro, cioè è definito, e quindi quando scade dici vuoi ancora lavorare con me? Benissimo, queste sono nuove condizioni. Chiaro che non è che puoi dire per 2, per 3, perché sono rare le condizioni in cui puoi farlo, ma in generale puoi sicuramente crearti un percorso di crescita di un certo tipo. Puoi anche dire a un cliente che a un certo punto non ti piace più, sai cosa c'è? Ciao ciao, ne ho tanti altri, vado in cerca di qualcos'altro, con una libertà maggiore. Quando invece lavori in azienda, tutte queste opzioni le hai perse, perché su queste dimensioni fai quello che ti dico. Lo stipendio lo decide l'azienda, non lo decidi tu, la flessibilità del lavoro lo decide l'azienda, non lo decidi tu, ci sono condizioni in cui puoi arrivare a chiedere, ma è e sarà sempre una concessione e quindi come tale, uno, non la puoi mettere in banca, due, sarà, come dicono i Miranda Rights negli Stati Uniti, può essere e sarà usata contro di te ogni volta che ce ne sarà l'occasione, ma è ovvio, no? Perché, torno a ripetere, è una relazione, anche quella lavorativa, in come tutte le relazioni, quando ti faccio una concessione poi te la faccio pesare, no? E in alcuni casi addirittura non te la posso fare perché la facessi a te, creerei dei problemi di equilibri interni, tale per cui dovrei concederla a tante altre persone. Chiaramente il lavoro in azienda ha degli altri benefit, no? Magari rispetto a freelance hai le assicurazioni mediche, hai magari dei programmi di formazione, magari dei benefit aziendali di un certo tipo, dipende ovviamente di azienda, dal tipo di lavoro, dal paese, da una serie di variabili che non so e pertanto chiudo la mia risposta tornando alla prima cosa che ho detto. Il razionale di questa decisione è la cosa più, no? Perché tutti questi pro e questi contro sono oggettivi, ma la mappatura di ciò che vuoi tu relativamente a questi pro e questi contro la puoi fare solo sulla base del perché, non sulla base delle cose oggettive a cui dai un peso aleatorio, eccetera, eccetera. Quindi è uno stile di vita differente che, ripeto, non è né meglio né peggio perché dipende dalla persona e dalla fase della vita in cui questa persona si trova e può essere un passo migliorativo, può essere un passo peggiorativo. Decisamente punto interessante questo, tutte le forme di cambio carriera, di rimettersi in gioco internamente, trasversalmente, argomento nuovo, è veramente, questi sono i pivotal point nella carriera che si manifestano sotto diverse forme, però sicuramente il perché è il punto fondamentale. Un'altra domanda che si presenta spesso e, se vogliamo, è anche presente in varie forme, è quella dei conflitti in azienda. Credo che questo sia uno dei temi più vasti su cui si può parlare in tantissime forme e tra l'altro è uno di quelli che hai
affrontato sotto vari aspetti in più punti del libro, no? Perché alla fine quando si parla di conflitto si parla di struttura all'interno della quale si lavora, si parla di ego, si parla di comunicazione, di rapporti, possono essere conflitti percepiti, conflitti creati o conflitti subiti o semplicemente immaginati, no? Ci sono tantissimi punti. Per me uno dei 2 o 3 lezioni più importanti, al di là dell'ovviamente evitare il conflitto nel senso di contrasto, perché il conflitto inteso come punti di vista diversi ci sta, però il modo, il come vengono dette le cose, il quando, quello ovviamente, cioè evitare l'escalation, però una delle cose più importanti è, al di là del, no, sempre togliere l'ego dall'equazione che ti salva in tantissime situazioni, sia in azienda che fuori, incluso quello che dicevi prima, no? Le varie relazioni importanti nella nostra vita, non solo quelle lavorative, però uno dei grandi punti che ho imparato è che il conflitto spesso avviene sempre ai bassi livelli per 2 motivi. Uno, perché ovviamente quando ti muovi di 1 o 2 livelli sopra hanno altri problemi da gestire e quindi magari ci si scanna per un principio, una decisione, un punto di vista diverso su un argomento, però poi i manager o i livelli successivi vanno molto più in tranquillità su quell'argomento, ma l'altro motivo per cui secondo me bisogna rendersi conto di quanto siano controproduttivi i contrasti vecchio stile è che non fanno altro che mettere in una cattiva posizione il manager, cioè un manager che si trova a dover gestire un conflitto tra 2 all'interno del suo team è già in una posizione spiacevole, perché sarebbe meglio non ci fossero, ma immaginate un manager che deve gestire un conflitto tra me e uno di un altro team e quindi l'escalation va a coinvolgere 2 manager, cioè ci sono 2000 motivi per cui la maggior parte dei conflitti andrebbero evitati, anche perché il vero conflitto, quello proprio dove ci si scontra, si va, non esce nessuno vincitore nell'idea degli anni '80 dell'azienda, di quello che si scontra e l'altro esce con la coda. Cioè, in ogni caso, quando hai un conflitto hai 2 perdenti, perché non si è riusciti a fare altro. Però sicuramente è un argomento estremamente ampio e per me l'ego è uno dei grossi elementi su questo. Tu Davide, dicevo, in vari punti nel libro tocchi il punto conflitto. Beh, sì, il conflitto nel momento in cui comincia, come hai detto tu, è già perso, perché lo devi evitare, cioè il conflitto va evitato, non va risolto. Nel momento in cui tu sei in una relazione, l'abbiamo già detto 2 o 3 volte stasera, le relazioni sono fatte di persone, le persone hanno un ego e hanno un modo di vedere la realtà. Purtroppo questo modo di vedere la realtà impatta la loro percezione è determinante sulle loro reazioni. No? Cioè io non agisco in base ai fatti, agisco in base a quello che i fatti mi dicono, che è diverso. Okay? Quindi se a parità di fatti io li interpreto in un modo, tu in un altro, litighiamo guardando la stessa roba, che è ridicolo, no? Eppure succede. Poi secondo me il conflitto ha tante forme, perché poi c'è il conflitto esplicito, che è quello di cui hai parlato tu, quello visibile, no? Quello dove se passa uno in corridoio si accorge che c'è un conflitto, ma ci sono anche i conflitti stronzetti, quelli che non si vedono, quelli che ti fanno i dispetti, quelli che quando sei in riunione insieme, amiconi, e poi appena possono alle spalle ti pugnalano. Quindi è molto complessa come domanda, no? E non è che posso dirti come gestirlo, anche perché dipende dallo specifico tipo di conflitto, dipende con chi ce l'hai, il più senior, il più junior, può diciamo penalizzarti nel tuo day to day, piuttosto che no, insomma, applicato. Però resta quello che ho detto un attimo fa, cioè il conflitto in azienda va evitato. Quindi piuttosto, se vediamo che sta per arrivare, facciamo immediatamente un passo indietro, troviamo anche la scusa, scuse, mi chiamano da casa, devo andare, ci sentiamo dopo, calmatevi, perché? Perché va evitato. L'altro trucco che io utilizzo per evitarlo è quello ed è un hashtag che uso nel mio libro che si chiama Be Other Centric, quello di sforzarmi alla morte di vedere la cosa per la quale stiamo litigando dal punto di vista dell'altro, perché
ripeto, noi non litighiamo perché è raro avere discussioni e liti in azienda perché uno vede 10 e l'altro vede 20, ma è più probabile perché quel 10 per uno significa una cosa, per un altro un'altra. Quindi a parità di elementi sul tavolo io devo cercare di capire perché l'altra persona ha un'opinione diversa dalla mia, perché può essere che appunto abbia un'esperienza diversa, abbia informazioni che io non ho o viceversa, io informazioni che questa persona non ha. Quindi insomma è un gioco che nel momento in cui ho capito qual è l'elemento fondante dell'opinione dell'altra persona che non è in condivisione con me, su quello devo lavorare. Quindi non parlo più del fatto, parlo dell'elemento a monte, perché è su quello che ci stiamo scannando. Cosa succede però? Succede che se non ho la pazienza e l'umiltà di mettermi ad ascoltare perché l'altra persona vede il problema in questo modo, restiamo a parlare del problema e non di quella che è la causa su cui abbiamo un disallineamento sostanziale e quindi litighiamo. E tra l'altro, ripeto, quando la discussione comincia, poi il nostro lizard brain prende il sopravvento, cominciamo magari ad alzare la voce, cominciamo a dire cose che non c'entrano niente, ma che ci fanno stare bene in quei 2 secondi, e Che poi deve paghiamo dati sfogare. per i prossimi 6 mesi. Certo, no? Quindi questo va assolutamente evitato. Quindi la angry email non va mandata, alzare la voce non bisogna mai farlo, bla 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 bla. Però ecco, è importante capire le motivazioni perché è su quelle che poi andate a riparare il disagio, non sul fatto in sé. Hai fatto riferimento alle mail e lì c'è una cosa fondamentale, no? La classica regola, ogni tanto quando partono i flame con i mail ti viene voglia di rispondere. Una delle tecniche che io uso è rispondi alla mail, prima cosa togli tutti i destinatari, perché un click sbagliato può sempre capitare. Metti la mail di botto, la salvi, esci, caffè, riunioni, fai altro, la rivedi o dopo X ore o il giorno dopo e molto probabilmente una buona fetta dell'ondata emotiva è passata e quindi magari la scrivi giusto perché vuoi sfogare da qualche parte quei pensieri e poi ricordarsi sempre, proprio come regola per le mail, che qualunque mail si scriva o qualunque messaggio anche in chat, pensate, scrivetelo come se dovesse essere pubblicato su un mega banner e visibile a tutta l'azienda, perché molto probabilmente lo sarà, perché una mail viene inoltrata senza essere, cioè non hai la brutta copia in azienda fondamentalmente, cioè se scrivi una reazione a una mail o a un commento non è che poi qualcuno ti dice hai detto delle cose giuste, adesso mandami la mail pulita in maniera tale che posso rigirarla. A volte capita, ma spesso nella frenesia può essere semplicemente un inoltro e allora assicuratevi di scrivere qualcosa che se dovesse essere proiettata o letta da qualcuno in posizioni molto più alte, né voi né il vostro manager soprattutto si troverebbe in una posizione di imbarazzo, perché quello a lungo andare può essere molto molto deleterio. Questo è un punto. Corretto, aggiungo anche un micro tip su quello che hai detto tu, che è una versione più generica di quello che hai detto tu, che è non scrivere mai niente che non diresti in faccia alla persona, non alla quale stai scrivendo, ma della quale stai parlando. Perché spesso capita, e a me è successo all'inizio della mia carriera, scrivere una mail, dico tolgo un po' di gente dalla coppia e scrivo, guarda qua sto pirla. No, no. Nine arriverà sempre. Quindi tutto ciò che voi scrivete forever, documenti, mail, WhatsApp, quello che volete, considerate sempre che la persona di cui state parlando e non solo con cui state parlando leggerà quello che avete. È proprio un Esatto. fail safe, veramente Ma mi ha salvato in diverse occasioni. incluso durante una call tu fai dei commenti magari troppo decisi e in un momento di screen share, pum, si trovano Sì, tutti quanti con il ma che cavolo sta dicendo? Oppure lo scrivi nella sì, chat di gruppo invece che nella chat privata. Quindi, esatto, sì, sì, qualunque sì. cosa venga digitata, immaginatelo sul banner all'ingresso dell'azienda. Deve passare quel test, quello è un punto fondamentale. Qui c'è una domanda sui side hustle. Allora, eccolo qua. Mhm. Ecco qua. Se inserirli all'interno del curriculum sia sempre la scelta corretta. L'altra volta abbiamo parlato un attimo come hiring manager, i profili, il discorso dell'avere altre attività, soprattutto poi quando si è molto junior, e quindi Emilio chiede se parlare di tutte le attività extracurricolari sia sempre una scelta corretta. Certo. Allora, la risposta è sì, sì.
ma per due motivi. Allora, uno è quello ovvio, perché fa figo, perché faccio vedere che sto facendo esperienza, perché comunque faccio vedere che sono uno che si sbatte, che lavora, eccetera, eccetera. Questo è ovvio. Il secondo sì, invece, è perché ti permette di tenere lontane quelle aziende o quei manager che, a cui quella cosa dà fastidio. Perché durante il colloquio verrà fuori. Ma come? Ma fai queste cose? Ma allora stai lavorando? Quindi scusa, quando vieni qui, poi quando è che lavori? Non è che ci lavori nelle ore di lavoro, le tue cose laterali? Ecco, quando vi fanno quelle domande, voi vi alzate, ringraziate per il tempo e l'opportunità e ve ne andate. Perché è un segnale forte che l'azienda nella quale state facendo il colloquio non tollera, non gradisce, non apprezza, non valorizza, scegliete voi il verbo a seconda dei gradi, no, con cui vanno a fare probing di questa cosa, questo tipo di iniziativa. E quindi poi ve la farebbero pesare, verrà usata contro di voi, ma come? Stai installando un software sul computer aziendale che non serve, lo smart working non te lo do perché sennò fai le cose tue, bla, no? Quindi è un buon modo per far valorizzare un aspetto di voi, no? Che avete, che fa parte della professionalità che voi mettete al servizio del datore di lavoro, ma è anche un buon modo per fare screening di datore di lavoro, secondo me. Quindi tenderei a rispondere sì, per questi due motivi. E aggiungo che bisogna sempre ricordarsi che la selezione è un processo a due direzioni. Purtroppo, quando il mercato del lavoro non è uno dei più facili, e spesso in Italia non lo è, si tende no, noi andiamo a farci scegliere, noi dobbiamo, no, deve essere esattamente l'opposto, perché se non si usa l'opportunità dello studiare l'azienda prima del colloquio e tenere veramente occhi, orecchie, antenne puntati durante l'intero processo di colloquio, lì è il momento in cui possiamo catturare tutti i segnali sulle dinamiche aziendali, sulla cultura, sul modo in cui gestiscono vari punti, e questo è veramente uno dei passaggi fondamentali. Addirittura mi ricordo, Davide, che a un certo punto, forse in un tuo podcast, parlavi del fatto che ci sono stati momenti in cui tu hai addirittura chiesto un ulteriore colloquio, un'ulteriore sessione di colloquio perché c'era qualcosa che non ti tornava, no? E per me è fondamentale questo, cioè non è l'azienda, non è come viene, si dice, il donatore di lavoro, no? Cioè è una scelta reciproca, perché se poi entri in un'azienda che per X motivi non si combina al meglio con i miei valori, le mie priorità, il mio stile di vita, i miei interessi, alla lunga non funzionerà per forza. E quindi questa cosa che tu avessi addirittura detto, sì, scusate, ok, però ho bisogno io di rincontrarvi, è bellissimo, no? È proprio il punto di cui stiamo parlando qui. Ma sì, perché è quello che farei se io fossi l'hiring manager, avessi visto un candidato e fossi non 100% sicuro. Chiederei un secondo colloquio, chiederei magari a un collega di vedere questa persona, un collega, una collega, proprio perché, se non sei 100% sicuro sul recruiting devi stare molto all'occhio. E uguale il recruiting visto appunto a due vie, sono loro che stanno reclutando me, ma sono io che sto facendo la scelta di andare a dedicare, appunto quello che ho detto prima, un sacco di ore della mia vita a un ente terzo, e devo crederci, dobbiamo essere allineati su molti punti, tanto più quanto più è, diciamo, non standard il tipo di innesto. No? Perché se voi prendete uno che ha sempre fatto contabilità, che va a fare un ruolo di contabilità, cioè quello è, no, non è che ci vogliono 50 colloqui per capire se sei fit. Se però è un'azienda che magari ha deciso di investire, ha creato una nuova divisione, quindi nuova divisione, perché nuova? Perché non l'avete fatto fino adesso? Cosa vi aspettate adesso da questa divisione? No? Quale sarà fra 3 anni le cose che volete che questa divisione abbia raggiunto, che vi fa dire, la scelta che abbiamo fatto 3 anni fa è stata la migliore del mondo? Cioè queste domande, credetemi, quando le aziende assumono non se le fanno. E quindi è importante che gliele facciate voi, per aiutarli a confrontarsi con la realtà, soprattutto nel momento in cui voi su quella posizione avete un'expertise forte, quindi di fatto durante il colloquio state anche, tra virgolette, facendo una mezza consulenza, e state dicendo, guarda, ti gestisco io le aspettative se non ce le hai chiare, perché se vengo io faccio questo, questo, questo e questo. O me li fai fare o altrimenti stai dicendo un mare di minchiate perché hai letto su qualche sito web che bisogna assumere questo e quindi lo assumi come se fosse la figurina. No, cioè bisogna stare attenti. Non capita spesso sui ruoli junior, perché chiaramente non vai a prendere un junior su una posizione nuova, certe aziende lo fanno
alcuni ambiti specifici, ma è raro. Sulle posizioni senior può succedere, perché uno dice io arrivo con un bagaglio di esperienza di un certo tipo, l'azienda ha deciso di investire nella cosa di cui io sono competente, ma non l'ha mai fatto. Quindi vi devo spiegare cosa succede appena arrivo. E preferisco spiegarvelo prima di venire, così che se poi vediamo che ci sono delle incompatibilità forti, magari non. Ottimo punto. Senti, c'è un argomento che ha iniziato a interessarmi ascoltando uno dei tuoi podcast. Sapete, Davide ha questo podcast Office of Cards, ovviamente, e consiglio a tutti di seguirlo perché è molto interessante. Tu scendi molto in dettaglio quando parli con i tuoi ospiti, cioè sono sempre delle chiacchierate, delle interviste di circa 2 ore dove analizzate non soltanto la carriera intesa come narrativa del passaggio da una posizione all'altra, ma il perché, le implicazioni nella vita delle persone, ed è molto interessante sentire racconti di 10-20 carriere anche in settori diversi, però capire che le dinamiche lato umano sono le stesse, semplicemente applicate in più aree. In uno di questi podcast, a un certo punto, parlando dell'inizio della carriera, che è una delle posizioni in cui si trovano una buona percentuale dei nostri ascoltatori, si parlava del discorso dello stage, in Italia no, purtroppo per molte tipologie di professioni c'è questa cosa che finita la laurea devi lavorare gratis o molto prossimo alla definizione di gratis per un certo periodo in cambio dell'esperienza, quindi dal settore giuridico al settore pubblicitario al marketing, insomma in vari settori. Devo dire che è molto frequente questo: vieni da noi, ti rimborsiamo i buoni pasto o veramente una cifra irrisoria durante il mese, però acquisisci esperienza. Anche quello poi è da vedere se sia effettivamente così. Ecco, su questo ci sono un paio di punti di vista disallineati e io in realtà mi muovo tra i due a seconda della situazione, perché di primo acchito mi verrebbe da dire no, non va bene, perché a livello lavorativo, a livello di autostima, a livello di dinamiche è un vero e proprio sfruttamento presente quasi esclusivamente solo in Italia. In altre nazioni anche lo stage è comunque retribuito in maniera civile, ci sono delle dinamiche diverse per l'internship, per i lavori anche junior, e quindi spesso mi viene facile dire: guarda, è meglio andare in Inghilterra, guadagnare poco e spendere tutto, quindi arrivare a zero a fine mese, rispetto allo stare in Italia a casa con i genitori e arrivare comunque a zero, perché in ogni caso perlomeno lì ti senti che hai guadagnato qualcosa, quindi a livello di autostima è comunque già un riconoscimento del mondo del lavoro. Però d'altro canto c'è l'altro aspetto dell'investimento, no? Così come uno a un certo punto della carriera si trova pronto a investire 60, 100, 150 mila dollari per una formazione in una business school, e quindi dedicando energia, tempo e arrivando a livello di puro bilancio a zero per sviluppare certe skill, probabilmente può essere la stessa dinamica per cui in certe condizioni a inizio carriera io posso dire sì, sono disponibile a lavorare a zero perché quel nome, quell'ufficio, quell'azienda, sia semplicemente essere presente nel mio curriculum o anche il muovermi là dentro per quanto a basso profilo, probabilmente è un investimento decisamente positivo per la carriera. Ecco, questo nella tua esperienza per i vari settori come lo vedi? Ma allora, diciamo che il lavoro gratis tendo a condannarlo in generale. Ora, tu hai fatto alcuni esempi specifici e io torno a un concetto di cui parlo nel libro Office of Cards, che è la Job Compass. No, la Job Compass è uno strumento che io suggerisco di utilizzare a chi deve prendere una decisione di lavoro e che cerca di rendere oggettivi alcuni parametri, alcune dimensioni su cui tu puoi valutare un lavoro rispetto a un altro lavoro, in modo da non prendere la decisione di pancia, no? Come spesso molti fanno, senza un reale metodo, senza un reale benchmark. Lo stipendio è una di queste dimensioni. Ora, il podcast a cui tu facevi riferimento era quello che ho pubblicato di recente con Fabio Padoan, che lui è andato a fare uno stage appunto in un primario gruppo, società, agenzia creativa. No, allora, se questo è un big if che va chiarito prima, l'esperienza che faccio ha un valore formativo enorme, che mi proietta su un percorso di carriera accelerato dopo, quindi perché le regole in quel mondo sono così, io dico anche che se uno se lo può permettere lo faccia gratis. Ma perché questo? Perché stiamo facendo quello che abbiamo detto all'inizio, stiamo spostando la nostra curva
andiamo avanti di 1 millimetro, ma l'abbiamo spostata di 45 gradi, quindi quando poi cominciamo ad andare avanti sul serio, la retta è bella pendente, ok? E quindi andiamo avanti molto bene, no? E questo può essere perché imparo un sacco di roba, perché mi faccio network, perché il brand, perché boh, dipende dall'industria, non sto a fare esempio che ce ne sarebbero troppi, ok? Però il big if è che devo sapere che l'esperienza di stagista lì dentro è un'esperienza disegnata per formare, non disegnata per farmi le fotocopie e prendermi il caffè, perché quello si chiama schiavismo, non si chiama stage, ok? Allora, se io penso, per esempio, tu hai citato la professione legale, no? Dove gli avvocati devono fare il tirocinio. Io conosco diversi avvocati che mi hanno raccontato che al tirocinio hanno imparato quasi niente, perché viene visto, è prassi che non ti pago e o ti pago solo il rimborso spese e tu stai qui a fare quello che non ho voglia di fare. No, allora non è formativo, allora non dovresti farlo. E allora sono d'accordo con te, ha senso cercare esperienze, probabilmente all'estero, dove sebbene io a fine mese non abbia più niente in tasca, però intanto sto portando a casa qualcosa che poi diventerà il punto di partenza nel momento in cui faccio il prossimo colloquio di lavoro, indietro non si torna sullo stipendio, laddove è possibile ovviamente con le dovute eccezioni, e quindi questo tendenzialmente è il consiglio che darei anche io. No? Poi purtroppo ci sono delle prassi in Italia consolidate dove, lì è la cosa che condanno fortemente, prendo lo stagista, insegno poco e in un tempo lungo, perché purtroppo la legge mi consente di farlo, e lo pago il mese. No, questo è una ledere la dignità umana, perché il lavoro nobilita l'uomo e lo stipendio è un dovere che il datore di lavoro ha nei confronti del lavoratore. E quindi secondo me, ecco, questa seconda parte se la sono dimenticata nella Costituzione, però Sì. dovevano metterla. Nel libro c'è proprio quest'albero delle decisioni, c'è un momento nella matrice dove dice mettete i vari parametri, le varie opzioni, date un valore e proprio come criterio decisionale iniziate ad avere perlomeno un ranking delle varie opzioni su cui puoi lavorare. Tra l'altro quello credo che sia uno degli esercizi più interessanti e più difficili, perché quando si inizia a dover scrivere e tirare giù e trasformare in numeri e quindi classifiche concetti, allora ci si accorge dell'importanza dell'analisi della situazione e delle proprie aspettative, no? Perché i discorsi da bar sono bellissimi, sono anche emotivamente avvolgenti, però poi alla fine sì, ma tu alla fine mi devi dire se per te è più importante questo parametro o quest'altro, quanto peso gli dai e che valore gli dai. È Certo, un ma infatti esercizio una molto... delle cose che dico nel libro è non fare questo esercizio da solo, farlo con gente che ti conosce bene, perché è impossibile, non è difficile, è Ti impossibile toccano essere subito. oggettivi. Allora, Davide, stavo vedendo che abbiamo raggiunto perfettamente l'ora. Credo che ci siamo, come abbiamo toccato i punti fondamentali che volevamo toccare e anche le domande principali raccolte durante la chat. Davide, giusto un refresh su come contattarti, dove trovarti per i vari contenuti che stai condividendo? Sì, allora, come hai detto tu, c'è il podcast Office of Cards che si trova su Apple Podcast, Spotify e tutte le piattaforme. Gli episodi escono la domenica pomeriggio da 3 anni e mezzo. Quindi chi mi scopre stasera ha circa 200 e passa ore di arretrati e quindi buon ascolto. Poi abbiamo il canale YouTube, no? che ho lanciato a luglio, che invece ha delle pilloline tendenzialmente più brevi, da 5 minuti anche meno, o a volte degli approfondimenti come quello che hai citato prima sulla lettura, dove invece scendo in profondità su un tema specifico che ritengo possa diciamo, essere di beneficio rispetto a chi lo ascolta. È una cosa nuova, chiedo quindi anche a magari i tuoi ascoltatori, se decideranno di guardarlo, dei feedback, no? Perché lo sto provando, lo faccio da 2 mesi, è stato per me un ottimo modo per imparare anche a usare Final Cut e quindi io mi diverto, però deve essere utile, altrimenti non lo faccio. E poi la terza cosa, l'abbiamo citata diverse volte, il libro, no? Office of Cards, che si trova su Amazon e lì si può comprare in italiano piuttosto che in inglese, esatto, grazie. E poi l'ultima è la newsletter, no? Anche quella si chiama Office of Cards, che trovate su Substack, e sostanzialmente in quella newsletter condivido la domenica mattina diciamo dei pensieri, delle cose che mi capitano in settimana
cercando sempre di raccontarle in chiave che cosa mi stanno insegnando. E questa newsletter ha avuto un grande beneficio su di me perché mi impone un livello di attenzione rispetto a cose che mi succedono molto superiore, perché me ne devo rendere conto, altrimenti non so cosa scrivere. E questo mi ha permesso di capire che la vita che viviamo è veramente ricca. Il problema è che se noi la guardiamo in maniera stanca, o peggio ancora la guardiamo col cellulare in mano, ci passa davanti, non impariamo niente, restiamo fermi. Io invece cerco ogni giorno di spostare il mio coefficiente angolare in su di 1 grado e quindi vedere quello che succede, cercare di distillare le lezioni dalle esperienze che vivo è per me motivo di grande gioia, e condividerle con gli altri forse, anzi, è una gioia ancora più esponenziale. Quindi questi 4 sono sostanzialmente i modi in cui uno può trovarmi. Se uno invece cerca me direttamente, mi trovate su LinkedIn, è l'unico social che uso, e quindi contattatemi pure molto, molto volentieri. Benissimo. E volevo sottolineare una cosa, perché quello che apprezzo particolarmente, al di là della quantità e qualità dei contenuti che stai condividendo, è la messa in pratica del principio, cioè il podcast delle interviste che fai. C'è l'ora di intervista perché tipicamente lo spezzi in 2 blocchi, ma lì si vede quello di cui parli anche per esempio nella lettura o nell'approcciare i vari argomenti, cioè alla fine della prima ora di intervista ci sono i tuoi 5 minuti in cui riassumi i punti fondamentali, quello che abbiamo imparato, quello che ha caratterizzato l'esperienza di questa persona e quindi i takeaway point. E a me piace il vedere come si è messo in pratica tutto quello di cui abbiamo parlato, perché sì, è bello dire quando leggi un libro, quando è per memorizzarlo, assicurati di catturare le cose fondamentali. No, qui lo vedete proprio messo in pratica, come non ci si limita al ascoltare e fare una registrazione, ma rielaborarla, capire quali sono i punti salienti, estrarli e condividerli per dare uno spunto di riflessione a qualcuno che alla fine dice: ah sì, è vero, abbiamo parlato di questo. Quindi è qualità veramente ammirevole. Allora, grazie ancora Davide per il tuo tempo, per la disponibilità, grazie ancora a tutti per le domande e buona serata, ci rivediamo sui nostri 2 canali prossimamente. Ciao a tutti. Bene, grazie Maurizio, ciao a tutti, buona serata.